Ben ritrovati amici, oggi vi parlo di una penna intrigantissima, Y Studio. Già, me l'ha prestata un caro amico, è un poeta, uno scrittore, Alessandro Rivali. Li ho qui alcuni suoi libri perché meritano di essere anche, di parlarne un attimo, visto che la penna è sua, me l'ha fatta conoscere lui, così come mi ha fatto conoscere la sua produzione, la sua poetica in questo libro, La terra di Caino, che mi è piaciuto un sacco e non nascondo che fino a metà, anzi anche qualcosa oltre del libro, ero quasi perso in questa disperazione, La terra di Caino. Però non vi racconto come va a finire, così come La caduta di Bisanzio, che forse è la sua opera più importante, e molto della sua attività è dedicata a questo poeta recentemente scomparso, Giampiero Neri. La stilografica c'entra anche con questi due personaggi. Già, da una parte uno è stato contagiato da Marco Chiari e mi sta raccontando Alessandro negli scambi epistolari che anche la redazione, visto che è stato nominato recentemente direttore di una importante azienda editrice, anzi in bocca al lupo per il suo nuovo incarico, ha contagiato un po' tutta la redazione, ma anche Giampiero Neri ha qualcosa a che fare con la stilografica che al momento giusto magari troveremo il modo, anzi troverà il modo Alessandro di raccontare con la sua poetica. Y Studio ci racconta questa azienda che cerca di coniugare la tradizione dei materiali, della classicità, ma con un uso moderno della penna. Insomma, non vogliamo rinunciare a quello che è l'ergonomia, la praticità anche di una penna. Qualcuno di voi, spero, mi saprà poi tradurre quello che c'è scritto qui e anche quello che c'è scritto qui. Ahimè, io non sono in grado di farlo e quindi devo accontentarmi di vedere questa magnifica scatola. Sì, bella, un bel legno. Vado a vedere cosa c'è dentro. Eccola qua. Questa è la penna. Ci viene consegnata con dei laccetti, sono dei lacci di qualità. Sì, si sentono al tatto. Perché? Perché la penna è una di quelle, chiamiamole così, indossabili. Vedete questo occhiello nel cappuccio? Mi consente di portarla al collo, di portarla, di legarla da qualche parte, anche perché magari non venga così trafugata, visto che è una bella penna. Belli i materiali, tutti quelli di questa confezione. La penna la andiamo a vedere fra poco, ma lasciate che vi presenti anche questo portapenne. Vale il viaggio, come si suol dire, perché è davvero ben realizzato. Una sorta di ebanite, ricorda un materiale davvero pregiato, una laccatura mi viene in mente osservandolo così nella luce, e vedete è fatto apposta per alloggiare la penna stilografica, inserirla così, e se vogliamo andare a mettere il laccetto e quindi chiuderla, tenerla al collare, basterà svitarla e sfilare il cappuccio e questo resterà sempre al nostro seguito. Interessante, intelligente. Adesso sì, ho capito effettivamente che cosa vuole raccontarci l'azienda quando dice che vuole legare l'aspetto pratico per non dimenticare il fatto che una penna stilografica va usata, non è la penna che sta in scrivania e la teniamo lì soltanto per la firma importante, ma va usata nella quotidianità. Una penna faccettata, una penna in rame, in copper, una penna in metallo che si sente tutto. Bella la finitura, molto piacevole, molto sì, è piacevole l'effetto, proprio la luce come scorre, si vede che c'è attenzione in tutto. Vi ho fatto vedere prima anche in questo portapenne che ha una qualità davvero si percepisce al tatto. Insomma, c'è molta attenzione al design. Del resto è una penna che punta molto su quello. Smussati leggermente gli angoli per non risultare troppo appuntiti, anche questa parte qua molto ben rifinito, qualsiasi tipo di levigazione che c'è negli angoli, non ci sono spuntature che possano far male o impicciarsi magari con un maglione, con la lana. Il cappuccio si sfila, questa è la penna,
La penna è alimentata con una cartuccia oppure con il converter, ce l'ho qua, eccolo qua, che viene fornito in dotazione insieme alla penna stilografica, ma io l'ho caricata con una cartuccia perché ho voluto provare un inchiostro che avevo su un'altra penna per fare una comparativa e vedere come si comporta qui. L'innesto è quello di una cartuccia standard o una cartuccia Pelican. In questo caso ne vedete una lunga, un combi della Online, per mostrarvi che ci stanno anche quelle lunghe come per esempio le Pelican. In tutto questo che vi sto mostrando non si può calzare il cappuccio perché non c'è modo di farlo entrare. La prima cosa che si percepisce utilizzando questa penna è il peso, è innegabile. Il peso c'è e non è nemmeno nella sezione, è proprio nel fusto, perché il fusto è bello massiccio. Come potete vedere è tutto ricavato dal pieno, quindi quando è bello massiccio. E la penna cade un pochettino all'indietro, quindi una mano un po' più grande della mia riesce a compensare meglio. Io lo sento molto appoggiato qua e quindi devo proprio tirare sulla penna per mantenere costante l'angolazione, quella che io trovo ideale per il mio modo di scrivere. Sì, devo dire proprio, ribadisco quello che ho scritto, è un inchiostro che si sposa bene con le richieste di questo pennino, non resta mai a secco, scrive molto bene, arrotondato, iridium point come se fosse una novità, allora, pennino con l'iridio, ma fanno benissimo il loro lavoro. Una volta che si prende in mano la penna, poi allora si impara anche a padroneggiarla meglio e quindi la grafia anche ci guadagna, poco per volta. Facciamo così. In conclusione, potremmo dire una penna stilografica che conta molto sul design, ma non solo sul design, anche sui materiali. Il produttore ricorda più di qualche volta il forno come quell'elemento che grazie al calore e alla varietà del calore riesce a produrre materiali volta per volta diversi, temprati in modo diverso, colorati in modo diverso, con una rigidità diversa. È il caso, per esempio, di questo fusto del raccoglitore che suona anche bene da quanto è bello. Sembra un'ebanite, sembra un materiale con questa laccatura che poi in realtà non è, ma è molto piacevole sia al tatto che anche all'orecchio, come vi dicevo, e poi è pratico e funzionale. Insomma, una penna che potrebbe accontentare molti. Io ringrazio Alessandro per avermela fatta scoprire e un saluto a tutti voi e l'appuntamento ai prossimi video.